Oh, ma lei è veramente una vamp. Ma da dove arriva? Sì, ma non lei, ma il termine vamp. Da dove arriva il termine vamp? Ti incuriosisce? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. Ti stai chiedendo che cos'è? Allora, devi sapere che la comicità visuale è far ridere senza l'uso della parola. Ma oggi ti voglio parlare dell'epoca dove la comicità visuale era all'apice e dove molti personaggi stavano costruendo la storia del cinema e dello show business. Ma torniamo a noi. Da dove arriva il termine vamp? Abbreviazione di vampiro, sicuramente, ma la parola significa una donna seduttrice, con abilità quasi soprannaturali di succhiare le vittime maschili, cioè non del loro sangue, ma della loro forza vitale. L'uomo si sottomette alla sua volontà e subisce il suo fascino indiscutibile, come con un vampiro, portandolo alla follia, alla perdizione, alla distruzione. Chiedete a qualcuno degli anni 10 di nominare un vampiro, non ci crederete. Vabbè, dovrete credermi sulla parola, non c'eravamo. Non sono rimasti in molti dell'epoca, ma era probabilmente che dicessero Teda Bara. Tanto quanto Conte Dracula, sicuro. Anzi, quasi quasi e se non di più. Vamp aveva significati molto diversi prima degli anni 10, del 1910. Di solito significava la parte superiore di una scarpa o la capacità di improvvisare su uno strumento musicale. Puoi trovare una serie di vecchi annunci del 1900 di ricerca di musicisti che possono proprio rappresentare quello che ti sto dicendo, e tonnellate di annunci per scarpe da vampiro corte. Sì, erano scarpe che si fermavano sotto la caviglia piuttosto che coprire come una volta andava di moda con lo stivale. Sembra che sia stato anche un termine slang per indicare la fuga. Il primo utilizzo di vamp, donna seducente, deriva da questo dipinto del 1897, The Vampire, di Philip Burne Jones, fortemente ispirato da Bram Stoker. Gli spettatori erano tutti attoniti. Il giovane era stato prosciugato di sangue oppure lasciato esausto? Il vampiro femminile iniziò a essere un cult della cultura pop. Alice Ice e Bert French hanno creato un numero di vaudeville con la danza dei vampiri, basandosi sul dipinto di Burne Jones. Ecco da dove è nata la mia ricerca e la mia curiosità. Ma fu solo nel 1915 che il vampiro divenne ufficialmente popolare, ovviamente grazie a lei, Teda Bara. Dopo aver raggiunto la celebrità, Teda, abbastanza naturalmente, ha continuato a interpretare una serie di ruoli di vampiro con i suoi caratteristici capelli scuri e il viso pesantemente truccato. Durante le riprese di The Devil's Daughter del 1915, la troupe la soprannominava allegramente Vampiro. Una volta un giornale l'ha scoperto e da allora Vamp è diventato una parte del lessico americano. La famosa Theodosia Goodman è stata la prima vamp della storia. In quel periodo l'attrice venne considerata come la prima donna ad incarnare quel senso dark, oscuro, per l'avventatezza e l'audacia. Ammaliava il pubblico. Sì, lo ammaliava con la sua indiscussa sensualità, disinvoltura e spregiudicatezza. Una seduttrice incallita che fa perdere il senso della ragione a qualsiasi uomo. Lo pseudonimo della bella Teodosia era Teda Bara, che deriva da un anagramma di Arab Death, che significa morte araba.
La malvagia tentatrice del passato dalla pelle pallida, vestita in modo seducente, che conduceva rispettabili gentiluomini al loro destino. Altri vampiri iniziarono a comparire nello schermo, di solito con l'aspetto leggermente gotico che Teda rendeva veramente molto familiare. Ed ecco l'esuberante Musidora, un'attrice francese meglio conosciuta per il suo ruolo nella serie Les Vampires, da cui proviene questa foto. Poi c'è la talentuosa Lucy Glom, è stata soprannominata The Spider-Woman o The Tiger Woman. Ed è stata elogiata per il suo lavoro nei ruoli di vampiro. Era presumibilmente sotto contratto come minaccia per impedire a Teda di diventare troppo arrogante, troppo importante e troppo influente nel mondo del cinema. Ecco la oscura Nita Naldi, che ha recitato al fianco di importanti attori e seduttori come l'irresistibile Valentino. Poi c'è la britannica Olga Petrova, tutta ghindata e pronta a sedurre. E non possiamo dimenticare Paola Negri. Certo che hanno sconvolto la bellezza dell'epoca e hanno sdoganato il potere del fascino della donna della porta accanto, che era molto di moda all'epoca. Sono state donne che hanno contribuito per togliere la supremazia maschilista e ci sono riuscite. Hanno dato liberamente consigli di bellezza e hanno discusso di come hanno trovato l'ispirazione per i loro ruoli. E così abbiamo Teda che spiega in questa maniera: il falco mi ha insegnato come prendere e come essere furba, come precipitare all'improvviso e catturare la mia vittima mentre sta ancora esitando. Dai, fascino a 1000. Il segreto della loro popolarità è che i vampiri sfidavano le norme sociali previste, erano apertamente sessuali e aggressivi, quindi simboleggiavano le conseguenze delle donne quando si scatenavano. Eppure le femme fatale risalgono da antichi miti, si pensi a Elena di Troia. Con la loro aria misteriosa e gli abiti eleganti indossati quasi come dei trofei delle loro conquiste, i vampiri erano semplicemente elettrizzanti, sia per le donne che certamente logicamente per gli uomini. Quando gli eleganti rubacuori degli anni 30 iniziarono a farsi vedere, i vampiri iniziarono a sembrare sempre più datati, antichi e soprattutto fuori moda. Nel 1933 Teda disse: la cosa più malvagia che abbia mai fatto sullo schermo sembrerebbe noiosa ora. E questo era nel 1933. Riassumendo, la vamp dell'era silenziosa ha la tendenza a sedurre, usare e poi scartare gli uomini, senza mostrare alcun rimorso per aver causato la loro sofferenza. Una volta capito l'origine, possiamo dire che le donne dell'epoca sono davvero affascinanti. I nostri bisnonni vivevano di certo in un ambiente dove la bellezza e il gusto era di alto livello. Mi sa che da oggi, quando incontrerò una soubrette televisiva che si reputa una vamp, la guarderò in maniera diversa, perché per essere una vamp bisogna essere irresistibile. Spero che ti sia divertito con me. Se vuoi puoi continuare a seguirmi iscrivendoti al mio canale, dove puoi trovare storie sul vaudeville e sulla comicità, aspettandoti presto di venirci anche a vedere a teatro. Davvero! Iscriviti e ti aspetto al prossimo video. Ciao!